Ciao ragazzi, siamo a Tokyo, incredibilmente 2 modelli italiani qui con me. Sofia Guardate che ci siamo trovati a Tokyo, cioè in tutte le parti del mondo, in Italia. e Matteo. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, allora è incredibile, io e Sofì ci siamo conosciute tipo un anno fa a un seminario di Spinoso che è un mio carissimo amico e diciamo quello che io considero il mio mentore. Tra l'altro scena bellissima, primo mio rullino a colori quel giorno, ero passata a salutare, Sofì ti faccio una foto, tu l'hai mai vista quella foto? No. No, perché? Perché il rullino dopo ovviamente era un rullino scaduto, quindi quando ho finito di scattare si è staccato dal rullo e quindi praticamente è andato completamente a puttane, quindi la famosa foto non è uscita. Ecco perché non l'ha vista. E niente, caso eccezionale, ci siamo trovati qua e siamo riusciti a fare un'oretta e mezzo di scatti tutti a pellicola. Nonostante il caldo devastante. Esatto, siamo morti, spolti. Matteo qua povero è esangue ormai. Però siamo arrivati in fondo, abbiamo fatto qualche scatto con il Metropolis che avevo in camera, un Metropolis Stylomography, e poi abbiamo messo su invece un 800T che ho preso qua a Tokyo e niente, speriamo che venga una cosa figa. Abbiamo girato un pochino per Shinjuku, un pochino per Shibuya, nonostante per niente buia. Non è per niente buia, Shibuya, esatto. Un caldo della Madonna, siamo morti e speriamo che siamo venute decentemente perché col fatto che non avevo dietro un flash né niente, la situazione per quanto mi riguardava era estremamente challenging, per cui avevo solo luce naturale, abbiamo sfruttato un po' di luce dei palazzi, ma ovviamente avere anche la luce frontale era complicato. Però è quindi stato stimolante, no? È stato abbastanza stimolante, però speriamo, adesso incrociamo le dita per il risultato a pellicola e vi faremo vedere i risultati. Ci vediamo, ciao! Ciao. Linea allo studio. Ciao ragazzi, eccoci qua. Come avete visto nell'introduzione, quando ero a Tokyo ho avuto modo di fare un piccolo set di ritratto in realtà con Sofia e Matteo. È stata veramente un'esperienza complessa, nel senso che come vi dicevo nell'intro, purtroppo io non avevo con me niente se non la macchina fotografica, la mia Nikon, solo con un paio di rullini rimasti e volevo, diciamo così, suddividere la giornata in una parte di scatti fatti, diciamo così, nel tardo pomeriggio, quindi ancora con un po' di luce perché avevo in camera un Metropolis, quindi era a massimo, diciamo, un 400 ISO, dopodiché volevo fare qualche scatto invece più in notturna. E cosa è successo? Che appunto non avendo niente con me io dovevo assolutamente ed esclusivamente basarmi su quelle che erano le condizioni di luminosità che trovavo in giro per la strada. Avevo calcolato chiaramente che i tempi fossero un minimo decenti, nel senso di avere la possibilità di utilizzare quell'oretta e mezza di luce fino al tramonto e poi utilizzare il tramonto e un po' di insegne luminose lungo la città per fare la parte invece più tardi. E il problema è stato che rispetto all'orario che avevamo concordato ci sono stati un po' di casini, nel senso che purtroppo le stazioni sono abbastanza enormi in Giappone, quindi trovarsi dentro la stazione di Shinjuku è stato abbastanza complesso, quindi da che io avevo programmato di partire con il set alle 4:30 in modo da avere un'ora e mezza, diciamo, ancora di luce più o meno buona, perché comunque in Giappone in quel momento il sole tramontava verso le 6:30 e quindi poi dopo scattare, diciamo così, dalle 6 in poi, tramonto, proprio ultimi raggi del sole e notturna, ovviamente non ho potuto farlo. Praticamente sono riuscita a raggiungere Sofia, perché eravamo già con Matteo che ci eravamo già trovati, ma lei stava arrivando, poverina, da un altro set, quindi stanchissima, e ci abbiamo messo un po' a trovarci, quindi alle 5:30 ho iniziato a scattare. Questo vuol dire che non ho avuto modo di fare niente di quello che volevo, nel senso che non sapevo che outfit aveva dietro Sofia, non avevo modo neanche di perdere 5 minuti per dire ci fermiamo, mi fai vedere, decidiamo cosa scattare dove. Niente, impossibile. Ho detto vestiti, andiamo, cominciamo a scattare. E tra l'altro senza neanche la possibilità di scegliere a quel punto di spostarci anche magari di pochi metri per sfruttare degli angoli belli, perché veramente avevo, non so, 20 minuti di luce, un quarto d'ora di luce, una cosa del genere, e qualcosa come 24 pose in camera da usare. E quindi appunto abbiamo al volo, volissimo, scattato in questo angolino lì dietro la stazione di Shinjuku, e vedete che in realtà non mi dispiacciono questi scatti, come Tony il Metropolis è molto interessante e si presta molto bene alle cose urbane, quindi poi vi farò vedere anche gli scatti proprio fatti della città che sono spettacolari. Vedete che bene o male questi primi scatti ancora sono esposti abbastanza bene perché ancora c'era un po' di luce,
Man mano vedrete che diventano sempre 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 più scuri perché veramente il sole stava tramontando a palla e oltretutto immaginatevi a Tokyo i palazzi sono enormi, quindi non è che siamo in un campo aperto per cui ho tutta la luce fino all'ultimo, no, assolutamente, quando va dietro i palazzi finita. Quindi abbiamo fatto un po' di scatti, nel frattempo Matteo si cambiavano alternati, poi un po' scattiamo insieme, poi un po' no, poi ci spostiamo qui. Quindi è stata veramente una corsa assurda, vi metto anche un po' di backstage che passa nel frattempo. E volevamo fare qualcosa di un po' più street, io volevo fare anche qualcosa di un po' più moda, quindi vedete che qualche scatto con Matteo è un pochino più con questi da street, in realtà molto carino, mi piace molto, e invece con Sophie che era vestita in maniera un pochino più strutturata, diciamo così, abbiamo fatto qualche scatto un pochino più fashion, e abbiamo fatto vedete che ho qualche scatto che mi è uscito palesemente sottoesposto, non so neanche per quale motivo, perché probabilmente in quel momento la camera mi dava un'esposizione corretta, ma quindi mistero. Ne ho fatto qualcuno in coppia che mi piace molto, devo dire, sono molto belli, mi piacciono proprio, mi piacciono un sacco. Appunto, vi dico, praticamente eravamo nello stesso posto girandoci nelle varie direzioni perché non avevamo il tempo di spostarci neanche di 50 metri perché avevamo le valigie, l'attrezzatura, un delirio, un caldo che non vi sto neanche a dire, loro che si cambiavano in mezzo alla strada con io che coprivo, cioè è stata una cosa, vi giuro, veramente, io sono abituata a queste cose perché comunque mi capitano sempre, ma a questo livello e non mi è ancora così tanto capitato, quindi è stato veramente challenging, è stato un prenderci, non avevamo modo di praticamente non avevamo neanche il tempo di entrare in un bar per farli cambiare, quindi abbiamo dovuto ragionare su togli e metti i pezzi di sopra in modo da variare leggermente, non avevo idea dei colori che aveva Sofia dietro, non avevo idea di niente, quindi insomma sono già contenta che 4-5 scatti sono venuti belli perché obiettivamente la condizione era veramente challenging. E questi qua, gli ultimi che ho fatto con questo rullino, mi sono piaciuti molto, cominciava a essere veramente un buio atroce, però questi ne ho un paio in cui Sofia ha questo abitino e dietro ci sono questi grattacieli alti davanti a questa stazione della JR che appunto è il retro direi della stazione di Shinjuku. E questi li trovo veramente fighi, cioè mi piacciono veramente un sacco, sono bellissimi. Dopodiché siamo passati di volata, prendiamo la metro di corsa e andiamo a Shibuya perché Sophie voleva provare a fare qualche scatto nell'incrocio di Shibuya, che se conoscete è una delle cose più famose del Giappone. Il piccolo minuscolo dettaglio è che appunto, come immaginavo chiaramente, cioè lo sapevo che sarebbe finita così, ormai era troppo buio il tempo che siamo arrivati, cioè voi immaginatevi prendere la metropolitana, anche solo fare una stazione o 2 stazioni di distanza che è da Shinjuku a Shibuya, il sole, quel po' di sole che c'era è andato completamente giù, per cui ci siamo trovati nel delirio di provare a scattare appunto in mezzo all'incrocio di Shibuya. E è stato divertente, nel senso che devo ammettere che è veramente stato molto divertente, ma purtroppo vedrete che gli scatti sono veramente da buttare, nel senso che non avendo nessun tipo di fonte di illuminazione che illuminavi i ragazzi, ma avendo soltanto luce, diciamo così, nel background dato dai palazzi, e essendo ormai buio, cioè ormai era, anche se nelle riprese vi sembrava più giorno, ma vi assicuro che è un effetto della GoPro che tira sull'esposizione anche quando non deve. Quindi abbiamo provato a fare qualche scatto, sarebbe stato molto figo probabilmente, ma vedete che sono completamente bui. E qui anche colpa mia, devo dare ragione a Carlo quando mi dice che devo per forza portare dietro un esposimetro, perché ovviamente in questa circostanza in cui le luci erano così sbilanciate tra quella dietro e quella invece sulla modella, chiaramente io non avevo tempo di fare niente di più di quello che ho fatto, però ovviamente se avessi valutato con un esposimetro effettivamente la luce su di lei, senza affidarmi all'esposimetro della camera, che ovviamente mi dava l'esposizione generale, vedete che infatti i palazzi sono perfetti, peccato che ci sia in mezzo una sagoma nera, che insomma vabbè, quindi super fail. Per fortuna dopo però ci siamo spostati a fare qualcosa di quello che avevo in mente io, cioè diciamo in una strada che avesse anche qualche insegna luminosa, sempre eravamo proprio lì attaccati all'incrocio, e vedete che qui invece qualcosa si salva perché fortunatamente avevamo la strada era stretta, quindi diciamo così le insegne da una parte mi leggermente illuminavano l'altro lato, quindi fondamentalmente qualche scatto secondo me qui è molto carino, mi piace molto lo sfondo che ho. Sofia era voluta andare a prendere da Starbucks un frappè, insomma non mi ricordo, non temaccia aveva preso perché voleva usarlo come props e effettivamente ci stava di brutto. Poi abbiamo fatto qualche scatto davanti alle vending machine che avete visto nell'introduzione, anche qui troppo buio. Le tiro su un pochino magari in post, ma obiettivamente sono veramente molto
sottoesposte. Poi c'è da dire una cosa, come vedrete anche negli altri scatti che ho fatto in nottura in Giappone, sicuramente sono scatti molto cinema e molto poco moda, ok? Quindi il fatto che magari siano di base sottoesposti, se vogliamo vederli come scatti cinematografici, secondo me passano un po' di più. Io sono abituata a lavorare con tantissima luce, quindi per me era un buio mostruoso e non avevo mezzi per assolutamente farci nulla. Quindi di questa seconda parte ne salvo veramente, forse 1/2, proprio per essere molto generosi. È stata veramente una cosa abbastanza complessa, è stata veramente complessa e mi dispiace che non ho ottenuto granché, obiettivamente, purtroppo era veramente, veramente buio e non avevo con me l'attrezzatura necessaria, quindi come sempre programmare le cose prima sarebbe molto meglio. Di base io lo faccio con grande accuratezza, in questo caso non era stato possibile, anche perché fino all'ultimo non sapevamo se potevamo scattare, poi dopo io la sera dovevo scappare perché dovevamo andare al Team Lab, perché avevamo fatto un casino con i biglietti, insomma un gran delirio. Diciamo che ecco, per aver scattato, nell'introduzione ho detto 1 ora e mezza, secondo me non è 1 ora e mezza neanche a pagare, secondo me abbiamo scattato mezz'ora dalle 5 alle 5:20 più o meno, quando ancora c'era un po' di luce, poi ci siamo spostati e abbiamo scattato altri 20 minuti dopo. Tutto questo ovviamente scattando in mezzo all'incrocio di Shibuya, quindi dovendo aspettare ogni volta che il semaforo diventasse rosso per le macchine e lanciandoci in mezzo, cioè vabbè, diciamo che è stata un'esperienza. Quindi niente, in realtà sono contenta che almeno qualche scatto l'ho portato a casa perché è un bellissimo ricordo, ci siamo divertiti come dei pazzi, quindi va benissimo. E niente, volevo farvi vedere cosa succede quando diciamo rispetto a tutto gli arzigogoli e le programmazioni che di solito io faccio nei miei set, cosa succede quando si va a improvvisare. Ci sono dei problemi, in certi casi risolvibili, in altri casi no, in base a che cosa sia dietro. Quindi io, sempre grande fautrice dell'organizzazione, in questo caso avrei voluto avere modo di strutturare tutto molto meglio, sarebbe stato molto meglio, però è stata un'esperienza, è stata veramente una challenge per quanto mi riguarda e insomma poteva andare peggio. Ci vediamo alla prossima, ciao! E poi non dire che non ti amo, qua sta a morì, sono bardato come una mignotta. Comunque ok.